Nell'episodio di ieri, Joe ha detto una cosa che mi è rimasta in testa tutta la notte. Ha detto che gli obiettivi, da soli, sono un problema. Lo dico per me, non per te. Io di obiettivi ne ho una lista lunghissima e mezzi raggiunti. E poi cosa? Niente. Benvenuti a Jolly Italiano. Io sono Joe. E io sono Emma. Qui parliamo di crescita personale, in italiano lento e chiaro. Oggi continuiamo con Atomic Habits. Sai cosa mi ha sorpreso di questo libro? Il fatto che gli obiettivi, da soli, non bastano. Anzi, a volte sono proprio loro il problema. Joe, devo essere onesta con te. Ieri sera, quando l'hai detto, ho pensato che esagerassi. Adesso, se ci penso, mi pesa. Che vuol dire che ho buttato via un sacco di tempo così. Lascia che ti racconti una cosa. Pensa a due squadre di nuoto. Stessa piscina, stesso campionato. La squadra A ha un obiettivo, vincere l'oro alle Olimpiadi. La squadra B ha lo stesso, identico obiettivo. Ok, e quindi? Una vince, l'altra no. Sì. Ma non perché aveva un obiettivo migliore, perché aveva un sistema migliore, un modo di allenarsi più preciso, più costante. Aspetta, quindi tutti volevano la medaglia. Quello che cambiava era la mattina di martedì alle 6, non il sogno. Esatto. Mi viene un brivido a sentirlo dire così. In qualunque competizione, ogni atleta vuole vincere. L'obiettivo non distingue nessuno. E a quel punto cosa fa la differenza? Quello che fai ogni giorno, anche quando nessuno guarda, anche quando non hai voglia. Anche quando il sabato sera sembra che il martedì alle 6 non arrivi mai. Esatto. Il sistema è quello che resta in piedi anche quando la voglia se n'è andata. Mi fa venire freddo solo a sentirlo. Te ne racconto un altro, più vicino a noi. Due persone vogliono scrivere un romanzo. Stesso obiettivo, finirlo entro un anno. La prima aspetta l'ispirazione. Scrive quando si sente creativa, quando ha voglia. Cioè, La seconda ha una regola sola. Ogni mattina, dalle 8 alle 9, scrive 300 parole. anche quando non ha voglia. Anche quando le idee non arrivano. 300 parole. Brutte se serve, ma 300. Mamma mia, già immaginarlo mi viene la nausea. E dopo un anno, Lo so dove stai andando, Joe. la prima ha un cassetto pieno di inizi. La seconda ha il romanzo finito. Magari non perfetto, ma finito. Aspetta, io ce l'ho davvero. Un cassetto pieno di inizi. Ho passato 10 anni convinta che mi mancasse l'ispirazione. Mmm. E sai cosa funziona spesso alle scrittrici che conosco? Le 8. Adesso mi viene il dubbio che mi mancasse esattamente quello. L'ora delle 8, non l'ispirazione. Ok, Joe, però adesso ti faccio la domanda scomoda. Se i sistemi vincono sempre, gli obiettivi a cosa servono? Domanda giusta. Clear dice, gli obiettivi indicano la direzione. Tutto qui. Solo la direzione? Solo la direzione. Il sistema è quello che ti porta avanti ogni giorno. Infatti io di obiettivi ne ho un cassetto pieno, di sistemi, neanche uno. Esatto. Ti concentri sull'obiettivo, dimentichi il sistema, e dopo 6 mesi sei dove sei partito. Spiegami con un esempio, se no resta troppo astratto. Pensa a una stanza in disordine. Il tuo obiettivo è semplice, pulirla. La mia stanza del lunedì mattina, sì. La pulisci. Tutto in ordine. Ti senti benissimo. Per 2 ore. Poi cominci ad appoggiare la borsa sulla sedia e la sedia diventa una cosa che non vedi più. Esatto. Dopo 2 settimane è di nuovo come prima. Hai raggiunto l'obiettivo, ma non hai cambiato il sistema. Joe, devo essere onesta con te. Questa cosa mi sembra un po' troppo facile detta così, Bimbi? perché io l'ho provato a cambiare il sistema, tipo ogni sera mettere via le cose, 3 giorni, e non ce la facevo più. Ecco, questo è il punto delicato. Cambiare il sistema non vuol dire fare di più. E cosa vuol dire allora? Vuol dire fare in modo diverso. Non ogni sera ordino tutto, ma quando entro in casa, le chiavi vanno qui, sempre nello stesso posto. Aspetta, quindi io non ho mai cambiato sistema. Ho fatto pulizie, una dopo l'altra, per anni. È diverso. Una mossa sola ripetuta, senza decisione. Ma è una cosa piccolissima.
È piccolissima. Ma Clear lo dice in una frase che mi è rimasta dentro. Non sali al livello dei tuoi obiettivi, scendi al livello dei tuoi sistemi. Aspetta, fammela rileggere. Scendi al livello dei tuoi sistemi. Eh? Mi spaventa un po', sai, Come mai? perché vuol dire che il numero che vedo sulla bilancia ogni mattina non dipende da quello che voglio. Esatto. Il peso sulla bilancia è il risultato del sistema. L'obiettivo non lo tocca. Lo dico onestamente, ho passato anni a fissare quel numero. Adesso mi viene da ridere. Di te? Sì, un po' di me. E un po' di tutti quelli che fanno la mia stessa cosa. E sai cos'è strano? Funziona anche al contrario. Cioè, Se il sistema è caotico, anche un obiettivo ambizioso ti tradisce. Lo vedo nei miei amici che vogliono cambiare lavoro. sentiamo. Hanno l'obiettivo chiaro, nuovo lavoro entro un anno, ma il loro sistema è aggiorno il CV quando ho tempo. E un anno passa. Mamma mia, è la storia di una mia amica. Cambio lavoro l'ha detto a me 5 anni fa. È ancora lì, allo stesso posto, con lo stesso CV. Esatto. Il sistema in quel caso era aspetta che arrivi voglia. Una cosa che non arriva mai. Ah, la mia amica del CV voleva tantissimo, solo che il martedì alle 6 stava su Instagram, come me. Importa cosa fai martedì alle 6. E mi sa che lo sto facendo anche con questo podcast. Vorrei imparare meglio l'italiano. E poi non studio mai un giorno preciso, a un'ora precisa. C'è un'altra cosa, forse più importante. Dimmi, Gli obiettivi rimandano la felicità. in che senso? Quante volte hai detto sarò felice quando finisco l'università? Sì, Sarò felice quando trovo lavoro, quando compro casa, quando dimagrisco. sì, lo dico io, lo dicono le mie amiche, lo dice mia madre. È normale, no? Ti dico la verità, anch'io ci ho messo un po' a capirlo. Sembra normale, ma è una trappola. Spiegami. Se sei felice solo quando arriva l'obiettivo, sei infelice tutto il resto del tempo. E il resto del tempo è quasi tutto. E quando l'obiettivo arriva, la felicità dura pochissimo, una settimana. Poi parte il prossimo. Ora la promozione. Ora la casa più grande. Ora i figli. Mamma mia. Ti dico una cosa di me, anche se non è facile. Vai. Quando ho finito il mio primo libro, ci avevo pensato ogni giorno per un anno. La sera della consegna mi sono seduto sul divano, ho pensato, e adesso? Niente? Una serata. E poi una nuova lista. Adesso un altro libro. Adesso il podcast. Adesso più ascoltatori. Mai un momento per dire ho finito, adesso basta. Gio, lo dico onestamente, mi fa quasi piangere sentirlo, perché è esattamente quello che facevo io. E pensavo di essere io rotta. Non c'è niente di sbagliato in te. È sbagliato il modo di pensare. Anche dopo la laurea ho avuto un mese di euforia e poi il vuoto. Cosa hai pensato? Mi sono sentita in colpa, come se non fossi grata abbastanza. In realtà ero già al prossimo giro e non lo sapevo. Ecco, stanca tantissimo vivere così. Sempre con la testa avanti. Mai dove sei davvero. Però, Gio, scusa, adesso devo fare la rompiscatole. Vai, rompi pure. Sentirmi dire innamorati del processo suona bellissimo, ma in pratica io non mi innamoro delle cose ripetitive, le faccio per dovere. Hai ragione, è il punto difficile. Innamorarsi del processo non vuol dire trovare divertente lavare i piatti. Meno male. Vuol dire un'altra cosa. Vuol dire che ogni giorno in cui hai seguito il sistema è già una vittoria, anche se piccola. Quindi non aspetto la fine del libro per essere fiera. Sono fiera la mattina alle 9:01, perché ho scritto le mie 300 parole. Esatto. Ma mi cambia il rapporto con il tempo. In che modo? Smetto di vivere proiettata, avanti, vivo dove sono. E ti dico una cosa che Clear scrive. La motivazione è instabile. Va e viene con l'umore, con la stanchezza, con il tempo. Il sistema invece rimane. Lo dico onestamente, fino a ieri non avrei sentito la differenza. La motivazione era tutto, per me. E quando non arrivava? Mi sentivo in colpa. Pensavo, sono io che non ce la faccio. Non mi è mai venuto in mente che il problema fosse aspettare il sole. Ok, Joe, allora in pratica, cosa faccio domani mattina? Ti dico 3 cose. Piccole però. Sentiamo, anticipo.
Se la prima è svegliati alle 5, io chiudo qui. No, no. Prima cosa, chiediti chi vuoi diventare, non cosa vuoi ottenere. Chi, non cosa. Esempio. Non voglio correre una maratona, ma sono una persona che si muove. Sembra una piccola differenza. Non lo è, perché sono una persona che si muove, guida le scelte minuscole, le scale invece dell'ascensore, a piedi al supermercato. Faccio una domanda per chi ci ascolta. E se uno proprio non ci crede di essere quella persona? Allora cominci dal comportamento, da quello che fai. L'identità, chi sei, arriva dopo. Una camminata piccola al giorno, per 10 giorni, e già non sei più uno che vorrebbe muoversi. Ok, mi torna. Seconda cosa. Cioè il sistema più piccolo possibile. Non fare esercizio ogni giorno, ma 10 minuti di camminata alle 7 di mattina, prima del caffè. Orario preciso, durata precisa. È attaccato a una cosa che già fai. Il caffè qui è la chiave. Già lo facevi. Adesso lo fai dopo i 10 minuti. Senza decisione, senza forza di volontà. Esatto. La forza di volontà è poco affidabile. La routine è affidabile. E la terza? Misura il processo, non il risultato. Non pesarti ogni mattina. Segna ogni giorno in cui hai seguito il sistema. Una croce sul calendario. Come dicevamo nell'episodio di ieri. Esatto. La serie di croci è il tuo successo, non il numero sulla bilancia. Aspetta. Quindi se per un mese ho fatto i 10 minuti tutti i giorni e il peso non è cambiato, la cosa funziona lo stesso? Funziona. Il peso arriverà dopo, lentamente. O non arriverà. Magari il sistema va aggiustato. Ma le croci sono già una vittoria. Mhm. Mi rilassa la testa, sentirla così. Quello che mi porto a casa stasera, onestamente, è una piccola vergogna. Bimbi? Ho passato anni a fissare il numero sulla bilancia e a sentirmi inadeguata ogni mattina. Quando il problema era che non avevo nessun sistema, avevo solo un obiettivo. Eh? E nel prossimo episodio di cosa parliamo? Andiamo ancora più sotto. Sotto gli obiettivi e sotto i sistemi. Parliamo di identità. Chi credi di essere cambia tutto quello che fai. Anche più del sistema. Non vedo l'ora. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao!